Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Anastasia e oggi andremo a leggere i tarocchi insieme e nello specifico andremo a vedere cos'è quella cosa che è scritta nel vostro destino che sta per succedere, succederà molto a breve, probabilmente proprio dentro questo 2025. Allora, qua abbiamo 3 pile e andiamo ora a posizionare 3 amuleti. Abbiamo la pietra agata, il classico ormai anello rosso, e infine il mappamondo. Allora potete già scegliere proprio attraverso o la pila che vi chiama di più, quindi vi ricordo a livello numerico abbiamo la pila numero 1, la pila numero 2 e la pila numero 3, o il simbolo, oppure se magari siete ancora indecisi possiamo fare una lettura che vada a centrare con il vostro segno zodiacale. Vado subito a pescare dei ciondolini. Quindi abbiamo per la pila numero 1 Ariete, abbiamo poi Toro, abbiamo Gemelli, Scorpione, Vergine, Capricorno, Pesci, Sagittario, Cancro, Bilancia e infine Leone e Acquario. Vi lascio un po' di tempo per scegliere la pila giusta per voi, non è importante che lo facciate con il segno, con il simbolo, con il numero, andate proprio a livello intuitivo nella pila che maggiormente vi attrae e maggiormente vi chiama, perché si vede che quella pila è la pila che vuole comunicare maggiormente con voi. Poi, se siete curiosi o se magari pensate che il messaggio possa essere incompleto, nulla vi vieta di seguire il segno zodiacale, oppure il segno dell'ascendente, oppure semplicemente ascoltare il messaggio per intero, che è la cosa che tendenzialmente consiglio, perché magari a livello intuitivo sentite che magari un suggerimento che sta dando le carte, anche se in un'altra lettura, potrebbe comunque centrare con quella che è la vostra situazione. Questa è una cosa che potete sapere solo voi e quindi affidatevi moltissimo alla vostra intuizione, perché credetemi è davvero potente ed è davvero sorprendente. Benvenuti amici del gruppo 1, andiamo subito a mescolare le carte. Allora, ora andrò a scegliere le carte intuitivamente. Ok. Tendenzialmente faccio quasi sempre letture a 5 carte perché sono quelle che mi vengono più intuitive, più spontanee, però a volte sento l'esigenza di pescare qualche carta in più o qualche carta in meno, a seconda proprio di quello che le energie mi suggeriscono. Andiamo subito a vedere che cosa è scritto nel vostro destino e di conseguenza sta per accadere, accadrà. Perfetto. Allora, vediamo un 6 di pentacoli. Questa è una carta che mi parla di un impegno economico. Potrebbe essere un impegno che voi avete stipulato nei confronti di qualcosa, come potrebbe essere un prestito oppure un mutuo che è in essere, oppure il risparmiare denaro, quindi l'accumulare finanze, cercare di mettere via soldi per raggiungere un obiettivo. L'obiettivo potrebbe essere un viaggio, comprare una casa, comprare una macchina, ma anche banalmente comprare una nuova borsa o comprare un pezzo di arredamento per la casa che magari avete visto tempo fa e che vorreste aggiungere ma non avete ancora finalizzato l'acquisto. Insomma, c'è proprio questo lavorare per raggiungere un obiettivo economico. Quello che vedo è che questo obiettivo non è nel raggiungimento immediato,
La carta della morte al contrario mi dà la conferma che è un obiettivo che voi sicuramente raggiungerete, ma non è ancora arrivato il momento di raggiungerlo, non siete ancora nel pieno raggiungimento di questo obiettivo, ci vorrà ancora del tempo. Quello che vedo e che vi sta suggerendo il destino è che questa cosa avverrà, ma dovrete cambiare l'atteggiamento che avete nei confronti di questa cosa. Nel senso, è come se qualcuno tra voi si fosse in qualche modo un po' accomodato sugli allori, come se non si stesse sforzando abbastanza per raggiungere questo obiettivo. Nel pagamento del debito potrebbe essere che ci siano stati dei ritardi coi pagamenti, oppure magari nel mettere via soldi potrebbe essere che è successo qualcosa per cui avete dovuto spendere dei soldi che non erano previsti, o che magari avete deciso all'ultimo momento di fare un viaggio o comprare qualcosa che ha tolto in qualche modo del capitale alla cosa che inizialmente volevate comprare o volevate fare. Questa cosa sicuramente vi sta rallentando, ma non vi sta fermando. Quello che vi chiede il destino sicuramente è avere un approccio più adulto alla situazione, perché magari anche se molti di voi sono, tra virgolette, in là con gli anni, quindi sono persone con una certa esperienza, magari tante volte, proprio per la loro indole ancora giovanile, ancora leggera, ancora allegra, ancora vibrante, magari si lasciano un po' trasportare dal loro carattere e prendono delle decisioni con impulsività e con sincerità anche, perché vi vedo come persone molto sincere. Ecco, magari prendete delle decisioni che poi a conti fatti sono, tra virgolette, negative per quello che poi è il vostro percorso karmico. Quindi quello che dice il destino è: il vostro obiettivo lo raggiungerete, però dovete cambiare delle piccole cosine, essere più responsabili, calcolare meglio i vostri passi, rinunciare al superfluo, cercare un approccio più rigido, anche se non fa parte magari di voi, più rigido nei confronti delle vostre finanze. E una cosa importante, vi dice il destino, che a un certo punto accadrà qualcosa che vi farà dubitare, che vi farà quasi pensare che è il caso di arrendervi, che voi non potete fare questa cosa, che non potete raggiungerla. Bene, questa voce dovete metterla a tacere, perché è una voce che non deve esistere in questo percorso. Arriverà, voi avrete questo dubbio, però dovete assolutamente eclissarlo, un po' come si eclissa la luna. Dovete andare avanti con la convinzione che vi ha portato finora a compiere questo passo. Questa è una cosa veramente importante ed è un messaggio che il destino vuole che voi sappiate. L'obiettivo economico che avete, qualunque esso sia, lo raggiungerete. Quindi mi raccomando, amici del gruppo 1, che siete qua per il segno zodiacale, per la pietra o perché il numero 1 in qualche modo ha qualcosa a che fare con voi, non dovete demordere, non importa il dubbio, non importa la difficoltà, dovete andare avanti, dovete assolutamente perseverare in questo obiettivo perché lo raggiungerete. Grazie per essere rimasti con me fino ad ora. Commentate qua sotto scrivendo la pila che avete scelto e in che modo pensate che questa lettura possa riflettersi con la vostra vita e se può riflettersi o meno con la vostra vita, perché potrebbe anche essere che magari voi siete in molti, questo messaggio è rivolto a molte persone, potrebbe essere che magari questo messaggio dovesse arrivare a qualcuno in particolare e che quindi possano sposarsi giustamente con la vita di tutti voi. Sono però curiosa di sapere quante persone questi messaggi hanno raggiunto, quindi veramente mi farebbe molto piacere se mi commentaste qua sotto dicendo se secondo voi era un messaggio per voi e perché lo era. Logicamente nei limiti della privacy, non vi chiederei mai di dirmi vostri affari personali. Io per ora vi ringrazio e ci vediamo molto presto sempre su questo canale. Ciao! Benvenuti amici del gruppo 2. Voi siete coloro che hanno scelto o appunto il numero 2 oppure l'anello rosso o ancora il segno zodiacale. In questo caso abbiamo Cancro, Bilancia, Gemelli e Scorpione. Andiamo subito a mescolare le carte e vediamo che cosa è in serbo per voi il destino e che cosa vi sta dicendo. Questa cosa è già predestinata per voi e succederà. Vediamo subito. Bene, allora qua si parla sicuramente, senza alcun dubbio, di amore, di sentimenti, di passione. La cosa che mi viene subito da dire appena guardo le carte
è che c'è qualcuno che, temendo il giudizio di qualcun altro, di una persona esterna alla sua vita, si sta lasciando condizionare, sta rinunciando a qualcosa di grosso e deve assolutamente smetterla di farlo perché dei grandi cambiamenti importanti sono in arrivo. Andiamo a fondo in questa lettura che già così mi sta entusiasmando. Abbiamo il giudizio, come vi dicevo, il timore che qualcuno attorno a voi possa giudicarvi male, possa pensare male di voi. Ma perché? Forse perché voi avete ancora il coraggio di innamorarvi, di amare, di osare e non avete alcuna intenzione di fermarvi, non avete alcuna intenzione di dire ormai sono troppo grande, ormai ho fatto troppe cose, ormai ho preso troppe scelte importanti per continuare a sperare in un cambiamento. Questa persona non siete voi siete una persona che ha ancora tanta voglia di vivere, tanta voglia di fare e che sicuramente non si lascerà ostacolare da niente e nessuno. Tuttavia siete anche una persona sensibile, quindi può essere che magari temete un giudizio da parte di figli, da parte di genitori, da parte di amici, da parte di fratelli o sorelle. Questa è una cosa che vi preoccupa, perché voi la famiglia la sentite vicina e in un certo senso sono l'unica cosa per cui veramente potreste mettere in discussione alcune decisioni. E sento che per alcuni di voi è stato esattamente così. Alcuni di voi hanno messo in discussione per troppo tempo quelli che erano i loro sentimenti per timore che qualcuno potesse appunto mettere bocca, pensare male di loro, magari cambiare anche l'opinione che avevano su di loro, magari andare a infangare la reputazione. Non c'è più tempo da perdere. Io qua vedo cambiamenti veloci in arrivo per l'amore. Qualcuno si farà avanti, forse sarete voi che non riuscirete più a tenervi stretto questo segreto, questo sentimento, vi farete avanti voi, forse qualcuno arriverà nella vostra vita in modo inaspettato, o forse ancora qualcuno tornerà dal passato nella vostra vita. Fatto sta che cambiamenti sono in arrivo per questo 2025 per quanto riguarda l'amore. Molti hanno paura perché in passato sono stati traditi o perché l'amore che stanno cercando, l'amore che stanno ambendo è un amore, come dire, potrebbe essere questo un tradimento, potrebbe essere che quest'altra persona è impegnata oppure che voi siete impegnate e per questo motivo non avete avuto il coraggio di buttarvi tra le braccia di quest'altra persona, perché magari temevate il giudizio di chi avevate vicino, perché magari non sapevate come dirlo al vostro partner. Insomma, ci sono una serie di situazioni piuttosto complicate. Sicuramente c'è di mezzo del tradimento e sicuramente c'è anche di mezzo il fatto che voi e solo voi dobbiate prendere la decisione giusta, perché arriverà il momento in cui dovete decidere se andare avanti oppure tirarvi indietro. Fatto sta che tutta quella situazione che è scritta nel vostro destino sta per avvenire, non si può più tergiversare, arriverà il momento in cui questa decisione andrà presa e per come vedo qui le cose, qualsiasi decisione voi prenderete sarà per voi una liberazione. Vi sentirete non solo più sereni ma anche più tranquilli. Ci sarà un completo rinnovo delle vostre energie e non avete idea di quanto voi ne abbiate bisogno, ma lo realizzerete proprio nel momento in cui questo cambiamento avverrà. Quindi rilassatevi, prendetevi un tè caldo, pensateci, rifletteteci e arrivate a patti col fatto che voi siete le uniche persone che possono effettivamente tirarvi fuori da questo marasma e troverete il coraggio di farlo e lo farete e le cose andranno in maniera, io penso, positiva, ma non nel senso che per forza bisognerà arrivare al lieto fine che magari sperate, ma perché in linea generale il cambiamento in voi sarà positivo, quindi questo rinnovo energetico sicuramente andrà a farvi del bene. Grazie per essere rimasti con me fino ad ora. Commentate qua sotto scrivendo la pila che avete scelto e in che modo pensate che questa lettura possa riflettersi con la vostra vita e se può riflettersi o meno con la vostra vita, perché potrebbe anche essere che magari voi siete in molti, questo messaggio è rivolto a molte persone, potrebbe essere che magari questo messaggio dovesse arrivare a qualcuno in particolare e che quindi possano sposarsi giustamente con la vita di tutti voi. Sono però curiosa di sapere quante persone questi messaggi hanno raggiunto, quindi veramente mi farebbe molto piacere se mi commentaste qua sotto dicendo se secondo voi era un messaggio per voi e perché lo era, logicamente nei limiti della privacy, non vi chiederei mai di dirmi vostri affari personali.
Io per ora vi ringrazio e ci vediamo molto presto sempre su questo canale. Ciao! Benvenuti amici del gruppo 3, voi potreste essere qui o per la numerologia della pila, quindi il numero 3 che magari per qualche ragione vi ha chiamato qui, o per il simbolino che come al solito è il nostro mappamondo, oppure per una questione di segno zodiacale o ascendente, in questo caso ci riferiamo a Leone, Acquario, Capricorno e Vergine. Io ho già fatto una prima mescolata al mazzo, ne faccio una seconda in camera e poi andiamo a selezionare 5 carte per questa lettura. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, cosa è scritto nel vostro destino che sicuramente accadrà in tempi brevi? Mi viene da dire qualcosa che ha a che fare con la ricchezza, con il denaro, un rinnovamento dal punto di vista economico a vostro favore. Vi spiego, mi cattura subito l'occhio questa carta in posizione centrale, che è il 9 di Pentacoli, che in questa particolare lettura mi fa pensare a un improvviso arricchimento. Ma perché accadrà? Allora, intanto vedo la ruota della fortuna al contrario, che contrariamente a ciò che molti pensano non vuol dire che c'è sfortuna, ma significa anzi, siccome la ruota della fortuna al dritto vorrebbe dire un'incertezza, quindi la possibilità di una cosa che vada male o bene, in questo caso questa incertezza non c'è e quello che mi viene da pensare è che sia certo che le cose vadano in questo modo, non c'è ombra di dubbio. Della ricchezza sta arrivando, ma in che modo? Perché? Da chi? Allora, intanto vedo che la ricchezza viene da una crisi scampata. Potrebbe essere qualcosa di tormentoso che stava accadendo e che per qualche ragione si è interrotto. Io sono sempre molto cauta quando parlo di arrivi di ricchezza perché sono cose complicate da prevedere, io spingo sempre a diffidare da chi dice diventerete ricchi, anche a quelli che leggono gli oroscopi, però in questo caso mi sembra quasi di capire che è successo qualcosa di grave, questa cosa di grave si è risolta, qualcuno ha sacrificato qualcosa, mi viene a dire l'amore, quindi magari mi viene quasi da pensare a un marito o una moglie che ha tradito, c'è stato un divorzio, in qualche modo le cose sono andate in modo positivo per voi e voi avete guadagnato del denaro da quella situazione, nonostante magari siete partiti in una posizione di difetto. Quindi magari in una posizione di sofferenza, in una posizione di persona tradita, di parte offesa. Se non si tratta di un divorzio, potrebbe trattarsi comunque della fine di qualcosa che vi ha appassionato, come ad esempio un rapporto lavorativo, si è concluso, magari in modo turbolento, però si è comunque risolto e voi avete comunque guadagnato del denaro importante. Vedo proprio questa situazione, questa cosa complicata, difficile che è avvenuta, voi che l'avete affrontata, qualcosa che ha a che fare con la passione, quindi o qualcosa che vi appassiona come potrebbe essere il lavoro, un hobby, una pratica sportiva, qualsiasi roba, o l'amore, la fortuna che è girata a vostro favore e in qualche modo queste tre carte, queste tre energie hanno portato a questo risultato. Qua vedo poi l'imperatrice, che in questo caso per quanto mi riguarda sta rappresentando voi, quindi voi siete questa figura che ha portato pazienza, ci ha creduto, non ha mai abbattuto la testa, ha combattuto, ha raggiunto questo obiettivo. Io penso che questa lettura si stia riferendo a chi tra voi sta vivendo un periodo particolarmente turbolento, un periodo che sembra quasi nero, difficile, complicato e che non vede una speranza in fondo al tunnel. Io non credo che questo messaggio sia per tutti. Io credo che questo messaggio sia apparso perché c'è qualcuno tra di voi che ha bisogno di sentirlo più urgentemente rispetto agli altri e quindi le carte gli vogliono dire: io so quello che stai passando, so che è un momento difficile, so che è un momento complicato e so che pensi che le cose possano solo peggiorare, ma ti assicuro che non è così. Ti assicuro che le cose andranno per il verso giusto, che la ruota gira, ma in questo caso si è fermato e si è fermata per il tuo bene, il tuo positivo, e che la tua pazienza, la tua caparbietà, la tua sicurezza stanno portando questo risultato.
Quindi è una lettura assolutamente positiva. Io un po' invidio anche il destino di questa persona, devo dire la verità, però ovviamente auguro tutto il meglio e spero veramente che le cose possano, come dicono le carte, convogliare in questa direzione, perché dopo questo periodaccio questa persona tra voi sicuramente se lo merita. Grazie per essere rimasti con me fino ad ora. Commentate qua sotto scrivendo la pila che avete scelto e in che modo pensate che questa lettura possa riflettersi con la vostra vita e se può riflettersi o meno con la vostra vita, perché potrebbe anche essere che magari voi siete in molti, questo messaggio è rivolto a molte persone, potrebbe essere che magari questo messaggio dovesse arrivare a qualcuno in particolare e che quindi possano sposarsi giustamente con la vita di tutti voi. Sono però curiosa di sapere quante persone questi messaggi hanno raggiunto, quindi veramente mi farebbe molto piacere se mi commentaste qua sotto dicendo se secondo voi era un messaggio per voi e perché lo era. Logicamente nei limiti della privacy, non vi chiederei mai di dirmi vostri affari personali. Io per ora vi ringrazio e ci vediamo molto presto sempre su questo canale. Ciao!